Finalmente oggi ti mostro come ho realizzato questo bellissimo berretto da uomo che ho realizzato per nostro zio. È stato uno dei regali di Natale che ho realizzato a crochet. Ovviamente questo modello può essere considerato unisex, va bene sia per un uomo sia per una donna, ma può essere realizzato anche per i più piccini. Però fai attenzione ad una cosa, alla circonferenza della testa. Ma in seguito ti spiego meglio. Intanto andiamo all'occorrente. Cosa ho utilizzato? Esattamente 82 grammi di cashmere, proprio come dice la bilancia. Vabbè, facciamo 85-90 grammi all'incirca, visto che poi andremo a cucire il tutto. Uncinetto di lavorazione 4,5. Ovviamente puoi utilizzare qualsiasi filato, della lana, dell'acrilico, del cotone. Non è tanto importante lo spessore del filato che stai utilizzando, quanto i centimetri che devi sviluppare avviando un tot catenelle. Con questo filato, con l'uncinetto 4,5 e con la mia mano di lavorazione, per arrivare a 30 centimetri, che sarà la larghezza del mio berretto, che va bene comunque sia per un uomo che per una donna, ho avviato esattamente 50 catenelle e ho raggiunto così 30 centimetri. Se devi realizzarlo invece per i più piccini, la misura che devi prendere in considerazione è quella che parte su per giù dal sopracciglio fino al centro della testa, aggiungendo più o meno 5-6 centimetri, che sarà la piega che farai successivamente al tuo berretto. Lavorate tutte le 50 catenelle, nel mio caso 30 centimetri, ripeto, inizio a lavorare la prima riga a mezzo punto. A partire dalla seconda catenella inizio a lavorare un punto basso sull'altro. Sostituisco così il primo mezzo punto solo per una questione estetica, per non avere spazietti antiestetici. Ecco, prendo il filo, entro nella catenella, ho 3 asole sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo tutto insieme. Farò così per tutte le catenelle che ho al di sotto. Insomma, al termine della riga mi ritroverò con 49 mezzi punti. Terminata tutta la riga, vado a lavorare l'ultimo mezzo punto e questo qui è il mio risultato. Se proviamo a misurare la primissima riga, misura esattamente 30 centimetri. Comunque faccio una catenella, giro il mio lavoro, sostituisco sempre il primo mezzo punto con i 2 punti bassi, ma vado a fare una lavorazione a costine, una lavorazione elastica. Per fare una lavorazione a costine basterà entrare nella metà asola del mezzo punto al di sotto. Prendo il filo, entro nella metà asola dietro, riprendo il filo e chiudo le 3 asole insieme. Continuerò in questo modo per questa riga e per tutte le righe successive, finché non raggiungo l'altezza che mi occorre. L'altezza in questo caso non è altro che la circonferenza della testa. In media la circonferenza della testa di un uomo è di 58 centimetri, mentre per la donna 55 centimetri. Quindi in teoria dovremmo raggiungere questi centimetri, ma siccome ho fatto una lavorazione a costine che, come vi dicevo prima, è abbastanza elastica, anche per questo progetto mi sono mantenuta qualche centimetro in meno. Infatti, piuttosto che arrivare a 58 centimetri, sono arrivata a 50 centimetri. Ovviamente non sono andata così alla cieca, ho fatto delle prove su mio marito, il progetto andava più che bene e poi comunque da nostro zio ho ricevuto dei feedback positivi, quindi no problem, posso dirvi con certezza che 50 centimetri vanno più che bene con una lavorazione a costine. Se devi realizzarlo per una donna o per te stessa, ovviamente non arrivare a 55-56 centimetri come vuole la circonferenza testa di una donna, arriva a 45 centimetri. Ti do questo consiglio perché per i miei berretti arrivo a 45 centimetri e vanno più che bene. Considera anche che indossando e lavando il capo con il tempo il berretto cede. Poi se devi realizzare il berretto per i più piccini ti consiglio di andare su internet e andare a cercare circonferenza testa per un bambino di 10 anni, di 5, 2 anni, puoi regolarti benissimo così. Più o meno le misure sono quelle. Comunque terminato il mio pannello rettangolare che misura 30 cm per 50 cm, l'ho piegato in due e ho fatto la mia prima cucitura in larghezza. Volendo si può cucire anche con l'uncinetto stesso a punto basso, ma io per questo progetto, per avere anche una cucitura molto più pulita, ho preferito questa volta l'ago e il filo stesso. Terminata la cucitura ho fatto dei nodi con i fili iniziali e sono andata a cucire esattamente in questo modo la zona superiore che corrisponde alla circonferenza della testa. Basta puntare l'ago in ciascuna riga a mezzo punto, così a zig zag, entra ed esci, ogni tanto tiri il filo e chiudi un po' fino al termine del giro della circonferenza della testa e anche qui il gioco è fatto. Dopo aver fatto passare il filo attraverso tutte le righe, basta chiudere il cerchio e il berretto è quasi pronto. Ovviamente ho sistemato il mio capo con le mani, ho passato anche la spazzola
tirapelucchi per insomma togliere i peletti in eccesso, visto che è stato un regalo. Ho fatto dei nodi di sicurezza e ho nascosto per bene il filo. Ovviamente ho cucito il tutto sul rovescio, ho capovolto il mio berretto, ho tolto i pelucchi anche sul dritto del berretto e poi ho fatto la famosa piega del berretto stesso e voilà, questo qui è il risultato. Spero che questo tutorial ti sia stato utile, che tu voglia realizzarlo per un uomo, per una donna o per i più piccini, fammi sapere nei commenti. Mi raccomando, continua a seguirmi per non perderti altri tutorial, consigli e trucchetti utili che riguardano il mondo dell'uncinetto. Alla prossima, un bacino!